Non è una questione, io non ho fatto niente di male, è una questione di eredità. Purtroppo Adamo ci ha lasciato una brutta eredità. Un'eredità di peccato e di morte, che purtroppo umanamente non abbiamo il modo di fare niente per evitare questa condizione. Uno diceva, ma io sono una brava persona, io sono una persona per bene, sono una persona povera, io faccio questo, faccio quello, faccio beneficenza, sono molto religioso, sì, sono un buon cittadino, un bravo marito, queste cose che dicono le persone. Pensando che comportandosi così Dio le dirà, vabbè, vieni, passa, ormai tu alla fine sei una persona in gamba, vieni, no? Tutto sporco, tutto puzzolente. Allora, che Dio abbiamo? Dio non è così. Allora, c'è una soluzione, c'è una soluzione, arriveremo. La scrittura, allora abbiamo detto, Romani capitolo 3, versetto 23, dice così, lo rivediamo: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Cioè, umanamente siamo privi della gloria di Dio. Naturalmente non possiamo avere un'amicizia, una posizione buona di fronte a Lui per causa della nostra natura umana. Sì. Allora tu puoi dire, io credo o non credo. Vabbè, non cambia. Non fa niente, fai quello che tu vuoi. Tu puoi credere in queste parole e dire, non lo sapevo, adesso dimmi, Christian, io mi chiamo Christian, no? Come faccio ad uscire di questa situazione? Oppure la persona dirà, parole sono, poi vediamo, ormai alla fine poi si vedrà. E così non lasciare per dopo. Non pensare, vabbè, ormai poi io sono bravo e so che Dio mi lascerà entrare, perché questo purtroppo non è così. Dio ci vuole far entrare nel suo regno. Dio, nella sua grazia, nella sua misericordia, vuole cancellare la nostra condizione di peccato e di morte. Sì? E c'è la possibilità, ma c'è una cosa specifica da fare. Sì? Prende il mio consiglio, che non è il mio, è il consiglio della parola, e se lo facciamo, vivremo. Se noi non lo facciamo, dobbiamo poi dobbiamo prendere noi la responsabilità delle nostre proprie azioni. Ok? Sì? Ok. Allora, dice che per causa del peccato, l'uomo naturale, cioè i discendenti di Adamo, sono privi della gloria di Dio. Terzo versetto, Romani capitolo 6, 23. 6, 23. Dice, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ok? Guardate che interessante. Dice, perché il salario del peccato è la morte. Cioè, alla fine il peccato paga con la morte. Quale morte? La morte spirituale. Quello che la scrittura parla nell'Apocalisse, la seconda morte. Significa che se la persona dice, vabbè, no, niente ci fa, ormai io credo a modo mio, no? E io faccio le cose come credo che si devono fare, e non prende il consiglio della parola e continua, la scrittura insegna che alla fine la paga del peccato è la morte. Se il peccato governa la tua vita, se tu non sei liberato dalla tua condizione di peccato, di peccatore, alla fine tu morirai. Questo dice la scrittura.
Ma la parola di speranza che voglio condividere con te è questa qua. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Cioè la situazione tua è questa qua, è del peccato e del morte. Ma il Signore Dio, il Dio eterno, il Dio onnipotente, nella sua grazia e nella sua grandissima misericordia, ha detto: è vero la condizione dell'uomo, ma io aprirò una porta di uscita, una porta per scappare, per uscire. Allora tocca a noi scegliere. Sarebbe ingiusto non avere una possibilità di uscire. Uno potrebbe dire: ma io che ho fatto per meritare questo? Io non ho cercato questa situazione. Come posso uscire? Come posso scappare? Sì? Se nessuno ti risponde, sarebbe anche ingiusto che nessuno ti ha dato una mano. Ma oggi il consiglio della scrittura è questa: Dio ha provveduto una uscita, ma non tocca a Lui liberarti dal peccato e dalla morte, ma tocca a te scegliere. Perché uno può dire: vabbè, io non credo, poi vedremo alla fine se è vero o no. Purtroppo alla fine, quando la persona morirà, già non ci sarà più possibilità. Non serviranno le preghiere, non serviranno i battesimi per i morti, perché la persona è morta. Ma se la persona sistema i conti qua in vita con il Signore, allora avrà una speranza. Sì? Vediamo la seconda parte di questo versetto 23 del Romani capitolo 6. Dice: ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Dio ci ha dato un dono, e lo stesso Padre ci ha dato un dono, sì? Che è la vita eterna, che è diverso dalla morte. La vita eterna. E questa vita eterna solo la persona la può ricevere per mezzo di Cristo Gesù nostro Signore. Infatti dice qua in Romani capitolo 3, 16: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Sta dicendo praticamente che Dio ci ha dato Gesù. Gesù è il ponte, Gesù è la porta, Gesù è la via, la verità e la vita. Gesù, soltanto Lui. Solo Cristo, che è il Signore, solo Lui può salvare. A volte le persone cercano la religione, cercano diversi modi di scappare dalla sua condizione, di fare, tacciano un pochettino la voce della coscienza, no? Che ti dice: ma la religione non serve a niente, solo Cristo può salvare. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. E guardate insieme a me qua in Romani capitolo 8, versetto 2, le parole dell'Apostolo Paolo. Dice: perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. C'è una legge spirituale che opera in tutti gli uomini, è la legge del peccato e della morte. Invece anche c'è una legge molto più forte, che è la legge dello spirito della vita. E l'Apostolo Paolo diceva questo: la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Cioè non è una questione della religione, non è una questione di opere, è una questione di leggi. Sì? È come un aereo. C'è la legge della gravità, c'è l'aereo a non so quante tonnellate, quanto pesa un aereo, ma invece c'è una legge, sì? Che non mi ricordo in questo momento come si chiama quella legge, che fa alzare l'aereo e lo mantiene in aria e si può trasportare. Quella legge è molto più forte della legge della gravità.
Sono due leggi, solo che la seconda è più forte della prima e grazie a questo l'aereo riesce a volare e noi ci possiamo trasportare da una nazione all'altra. Mi state seguendo? Sì? Allora, la legge del peccato e della morte è forte, però la legge dello spirito, della vita, è molto più forte. E solo Cristo può salvare. Solo la fede in Gesù Cristo ci può salvare. D'accordo? Ultimo versetto. Conclusione, lo troviamo qua in Romani capitolo 5, versetto 1.